Dopo aver visitato alcune bellissime città, ci dirigiamo verso la campagna belga per visitare una straordinaria opera di ingegneria idraulica, seconda al mondo nel suo genere. Realizzato nel 2002, l'ascensore per navi di Strepitier è il più grande d'Europa e copre un dislivello di 73 metri. Un piccolo museo, ricco di video e modellini, ci racconta il perché si è pensato di realizzare un'opera così maestosa. Il Canal du Centre è un canale di collegamento tra i fiumi Mosa e Schelda, difficile da percorrere a causa del dislivello tra i due fiumi. In passato le barche venivano addirittura trainate da muli, poi si è pensato al sistema delle chiuse, ma ne occorrevano ben 55. Poi si sono costruiti 4 sollevatori che con la sola forza dell'acqua sollevavano le barche di 66 metri. Da questo modellino si capisce quanto ingegnose erano queste costruzioni. Oggi questi sollevatori, tutelati dall'UNESCO, non sono più in uso perché sostituiti da questo moderno impianto che solleva le navi di 73 metri, risolvendo ogni problema di dislivello. La vasca di sollevamento è lunga circa 80 metri e la si può vedere in movimento dai piani superiori dell'edificio centrale. E sempre dalle vetrate interne vediamo la sala macchine e le enormi bobine di funi d'acciaio che sollevano navi di oltre 1000 tonnellate. L'ascensore è diviso in 2 parti indipendenti, affinché la struttura possa sollevare o abbassare 2 navi alla volta, un funzionamento davvero geniale. A questo punto abbiamo la fortuna di vedere l'ingresso di 2 barche che si faranno sollevare dall'ascensore. Le navi potranno così proseguire il loro viaggio nella parte di canale che vediamo in alto sopra la collina. Naturalmente il viaggio può essere fatto anche entrando da sopra, facendosi calare dall'ascensore e poi proseguire nella parte bassa del canale. Ora lasciamo Strepitier e ci spostiamo di pochi chilometri per vedere un altro ascensore per navi molto particolare, ormai però visitato solo dai turisti. Il piano inclinato di Ronquière, costruito negli anni 60, ha sostituito ben 14 chiuse. Anche qui troviamo 2 vasche indipendenti, ognuna con il proprio contrappeso, e negli anni questa opera ha permesso di aumentare il trasporto di carbone e acciaio, migliorando notevolmente l'economia della regione. Ancora pochi chilometri, in una bella giornata di sole, e ci fermiamo a Bercel, incuriositi da una struttura a forma di piramide rovesciata. Questa struttura è il Water Silo, ossia una torre per l'acqua costruita nel 2005 in sostituzione della vecchia torre ormai demolita.
Può contenere 2500 metri cubi d'acqua, che in caso di emergenza può garantire acqua a tutta la zona circostante per 24 ore. Salendo i 200 gradini esterni si può arrivare in cima, ma purtroppo non è consentito l'accesso ai turisti, che come noi si accontenteranno di ammirare questa utile opera unica nel suo genere.